Ci sono notizie importanti per quanto riguarda il nuovo alpha test di Corepunk, esattamente l'alpha test 2. Ci eravamo lasciati più o meno a dicembre che si era concluso il primo test con un pochino di insoddisfazione da parte degli utenti e anche da parte mia, perché diciamo che ci avevano fatto visionare una mappa un pochino troppo limitata, che le funzioni che avevamo a disposizione all'interno del gioco erano ancora un attimino confuse, mancava un attimino di chiarezza e ci voleva qualche spunto in più per renderci più divertente il gioco. Ecco, diciamo che obiettivo della casa produttrice del gioco sarebbe stato più o meno far arrivare l'Alpha Test 2 più o meno in questo periodo, però hanno deciso di farlo slittare verso la fine di aprile e più esattamente nei giorni tra il 23 e il 30 di aprile, in modo tale da poterlo sistemare un attimino meglio e darci un'esperienza a livello di alpha test migliore della precedente e darci modo effettivamente di apprezzare il gioco per quelle che poi dovrebbero essere le sue caratteristiche finali. C'è un articolo sul sito che vado a descrivervi velocemente e estrapolare un attimino queste migliorie che ci saranno all'interno dell'Alpha Test 2 e sostanzialmente le prime migliorie che sono state apportate sono inerenti alla mappa e le missioni che sono distribuite su di essa. Effettivamente quando c'è stato il primo Alpha Test erano un po' poco chiare, non avevamo dei riferimenti precisi di dove avevamo trovato i vari NPC, dove fossero i vari personaggi. Spesso e volentieri bisognava fare un grosso sforzo di memoria per ricordarci dove eravamo andati, per poter ricostruire effettivamente la nostra missione, anche semplicemente per andare a recuperare i nostri premi. E quindi diciamo che questo punto di vista è stato indubbiamente migliorato. Infatti ci dicono che stanno potenziando la mappa, l'interfaccia basata appunto sulle missioni che affronteremo in game, e ogni NPC avrà il suo posto preciso, sarà indicato specificatamente all'interno della mappa, con tutta una serie di descrizioni più accurate inerenti a quello che dobbiamo fare e anche alle relative ricompense. Se tutto quello che ti sto dicendo ti risulta oscuro, se non sai nulla per quanto riguarda Corepunk, ti lascio in descrizione i due video che ho fatto precedentemente, in modo tale che tu possa andare tranquillamente a recuperarli e farti un'idea più chiara, più precisa di quello che è Corepunk, di quello che è il suo trailer, di quello che ci aspettiamo tutti che sia questo gioco alla fine dei suoi lavori, e tra l'altro anche delle mie riflessioni riguardanti appunto il primo alpha test di cui vi parlavo, al quale sono riuscito a prendere parte, sono riuscito a farmi un'idea abbastanza chiara di quello che è stato fino al periodo del primo alpha test. Se volete recuperarli mi fa molto piacere, però comunque sia, adesso andiamo avanti con le descrizioni di cosa ci aspetta nel breve futuro. Un altro aspetto che ha subito un forte cambiamento riguarda i gathering points, ovvero ci sono delle risorse che noi possiamo farmare all'interno della mappa e sostanzialmente prima queste risorse erano acquisibili tramite dei gathering points, sostanzialmente delle rocce, degli alberi oppure delle piante, insomma praticamente avevamo solo ed esclusivamente gathering points di tre tipi e i vari oggetti di diversa rarità erano recuperabili tutti dallo stesso tipo di gathering point. Ora invece i gathering points sono stati ampliati e suddivisi in 9 tipologie, in modo tale da poterli riconoscere. La rarità degli oggetti che stiamo andando a farmare, che stiamo cercando, sarà corrispondente alla rarità del gathering point sul quale andremo a lavorare con le nostre professioni in game, perché poi queste cose sono legate alle professioni in game, ma non voglio approfondire troppo questo discorso perché sennò questo video diventa infinito e non ce la caviamo mai. Oltretutto sono state aggiunte delle ceste, praticamente questi forzieri che vedete all'interno di questa immagine, che si sbloccano nel momento in cui voi all'interno di una determinata area andate a sconfiggere tutti i nemici presenti, cosa che prima non era presente e che adesso risulta sicuramente importante, in modo tale da poter ottenere una quantità maggiore di oggetti, magari di oro, che effettivamente prima, soprattutto all'inizio del gioco, nelle prime fasi, diventava abbastanza macchinoso e lungo.
Questo sicuramente velocizzerà la cosa, rendendo molto più agile l'esperienza dei nuovi giocatori, soprattutto nei primi livelli. Tutti questi miglioramenti sono riferiti più o meno ai livelli tra l'1 e il 5, che erano quelli in cui effettivamente sopravvivere e la progressione nel gioco erano particolarmente lente. Ci sono anche dei forzieri riguardanti l'area PvP del gioco e dice praticamente che si otterranno questi forzieri attraverso un 10 second casting process. Cosa voglia dire questa cosa? Esattamente non ve lo so dire. Spero appunto di riuscire a partecipare poi anche a questo secondo alfa test in modo tale da potervi tenere aggiornati in seguito all'alfa test, o comunque se nei prossimi giorni, nei prossimi messaggi che ci rilasciano, magari darvi delle informazioni in più. Sono stati aggiunti anche molti altri oggettini legati all'esplorazione e che molto probabilmente ci daranno accesso a missioni in più che prima non erano presenti, rendendo appunto l'esplorazione di quelle che sembravano prima delle zone magari un pochino morte, in modo tale da appunto avere delle missioni in più che si trasformano in punti esperienza in più, soldi in più e quindi una progressione più veloce appunto all'inizio del gioco. I livelli successivi, quindi sicuramente non si parla di endgame, ma di una fase un pochino più avanzata del gioco, hanno sostanzialmente inserito gli equipaggiamenti di grado superiore che avremo modo di craftare appunto in game e che ci darà quindi modo di ottenere una personalizzazione e un potenziamento maggiore dei nostri personaggi e soprattutto più caratteristici e pertinenti alle varie classi all'interno del gioco. È vero che la primo alfa test è durato 3 giorni, 4 e quindi non abbiamo avuto modo di esplorare a fondo queste cose, però diciamo che gli equipaggiamenti che c'erano, che avevamo modo di craftare, erano comunque tutti abbastanza standard. Non avevamo comunque avuto modo di poter valutare le varie classi per quello che realmente sono, per quello che realmente fanno. L'inserimento di questo nuovo grado di oggetti ci darà modo appunto anche di poter approfondire meglio questo discorso delle classi, craftando appunto degli oggetti più particolareggiati e specifici appunto per quella tipologia di classe. Quello che ci dice qui appunto è il fatto che l'area di gioco è stata ampliata rispetto al test precedente, ma soprattutto che il loro obiettivo è quello di poter sviluppare, adesso qui addirittura ci dice ogni 2 o 3 mesi delle aree nuove. Magari 2 o 3 mesi mi sembra un tempo troppo ristretto, però praticamente la loro intenzione, che ci viene detta qui, è quella di continuare a creare nuove mappe, nuove aree di gioco, in modo tale appunto poi da darci sempre nuove aree, nuovi contenuti, zone da esplorare, nuovi mostri, insomma mantenere vivo il gioco nel tempo e darci appunto dei continui aggiornamenti per continuare a farci piacere il gioco. A tal proposito, e ritornando brevemente al discorso delle classi, sono stati appunto aggiunti anche degli skill tree relativi alle specializzazioni delle varie classi e alle passive appunto che hanno queste classi, in modo tale da differenziare meglio le varie classi e le loro funzioni all'interno del game per farci vivere effettivamente un'esperienza più immersiva nello stile di gioco che vogliamo ottenere all'interno appunto di Corpunk. E ovviamente c'è stato un restyling di tutti i vari oggetti legato comunque al fatto del crafting detto anche precedentemente. C'è stato un restyling dell'interfaccia per quanto riguarda appunto questi skill tree che diventa più intuitivo, diventa più accattivante per noi da vedere e che ci invoglia maggiormente a personalizzare i nostri personaggi. Come potete vedere c'è un grosso elenco di skill, specializzazioni, passive e insomma diciamo che è stato approfondito molto anche appunto la caratterizzazione del nostro personaggio dal punto di vista delle statistiche e delle abilità, in modo tale da renderci questa esperienza il più divertente possibile e effettivamente farci amare questo gioco che è da tanto che ne sentiamo parlare, ha vissuto degli alti e dei bassi e spero effettivamente che adesso possa essere indirizzato sulla strada giusta e farci effettivamente divertire e farci avere un gioco alla quale abbiamo fortemente voglia di giocarci
e di scoprire tutti i nuovi contenuti. Per quanto riguarda Corepunk, al momento è tutto. Vi ricordo di andare a vedere i 2 video precedenti che trovate in descrizione, di iscrivervi al canale, di lasciare like, commentate, fate quello che volete. Se volete passare a trovarmi in live, fatelo pure, mi trovate anche su Twitch. E ragazzi, niente, io per il momento vi saluto e ci ritroviamo qui per le prossime notizie riguardanti il mondo di Corepunk.